Buongiorno a tutti. Allora cerchiamo sì di andare ancora sul pratico senza dimenticare qualche concetto di fondo che è già stato accennato nella gestione di queste malattie. Quindi una prima cosa che voglio ricordare è che si parla di malattie del legno, abbiamo visto alcuni dettagli, abbiamo visto i patogeni che sono coinvolti, però voglio ricordare che la problematica delle malattie del legno non è una cosa che riguarda solo la vite. Ci sono molte specie fruttifere che stanno dimostrando con sempre maggiore frequenza problemi di deperimenti, morie, danni anche molto gravi causati da funghi patogeni che colonizzano il legno. Quindi vedete qui un elenco di alcune specie, e questo è un problema che riguarda tutto il mondo, quindi dalle specie tropicali alle specie forestali, e sicuramente c'è un aspetto anche collegato al climate change, a questi cambiamenti climatici, cambiamenti di temperatura che stressano le piante e allo stesso tempo favoriscono i patogeni che sono spesso favoriti da temperature più elevate rispetto a quelle a cui erano abituati, diciamo, durante l'inverno. Vediamo quest'inverno che non arriva mai. C'è un collegamento anche su questo, ma sicuramente su tutte queste colture c'è un grosso contributo degli aspetti legati alla coltura, quello che facciamo per coltivare queste piante. Ok, quindi ecco, senza dimenticare questo aspetto generale di aumento della problematica, vediamo anche che queste malattie del legno, pur avendo dei patogeni ben precisi associati ai vari sintomi, sono caratterizzati da 3 tipologie di danno nel legno. Le carie, questo decay, le carie, la classica carie bianca, la degradazione del legno dovuta ai basilomiceti, i cancri, quindi la necrosi del legno, la necrosi del tessuto corticale che si estende poi al legno, che necrotizza, e le malattie vascolari. E queste tipologie di sintomi sono legate a patogeni diversi che producono degli elementi di aggressione diversi, quindi un diverso corredo enzimatico che interferisce con il tessuto legnoso in modo diverso. Alcuni di questi, non mai gli agenti di carie, mai quelli che degradano il legno, ma gli altri che lo necrotizzano, tutti quelli che sono coinvolti nelle malattie del legno della vite, ad esempio, producono sostanze tossiche, quindi sostanze che entrano in circolazione nella linfa e che vanno a interagire con la pianta in modi diversi, tante sostanze diverse prodotte da funghi diversi che sono presenti contemporaneamente nella pianta. E questo è molto importante ricordarlo, no? Abbiamo queste situazioni diverse che ci ha fatto vedere il dottor Mondello nell'evoluzione delle malattie con l'età della pianta, la presenza di alcuni patogeni anche più isolati, diciamo specie in numero più limitato nelle piante giovani, che poi via via aumenta nel tempo. Diversi funghi, a seconda dell'ambiente in cui siamo, entrano dalle ferite e vanno a complicare questa situazione, però ci sono dei sintomi che sono collegati ad alcuni patogeni in modo molto preciso, ugualmente, proprio perché c'è questa produzione anche di sostanze caratteristiche. Comunque questa interazione porta a morte, deperimento e anche a dei sintomi fogliari caratteristici. Una cosa importante da ricordare è che tutti questi patogeni sono capaci di vivere in modo asintomatico nel legno. Quindi sono capaci di colonizzare delle parti del legno che non sono direttamente implicate nella vita della pianta, le parti interne, nella vite poi sono solo le 3 cerchie esterne quelle che veramente funzionano. Quindi a seconda dei punti in cui questi patogeni sono collocati, possono vivere nel legno anche veramente per secoli, no? Le piante centenarie che sono scavate all'interno e che funzionano benissimo. Quindi questo è un concetto importante da ricordare: la presenza non vuol dire malattia immediata, vuol dire che c'è bisogno di qualche altro cofattore perché questa malattia si manifesti. E quindi già suggerisce il fatto che sia estremamente importante lo sviluppo di disordini fisiologici, cioè di alterazioni della fisiologia della pianta in relazione a queste infezioni. Quindi qui ricordo solo gli stessi elementi che ha già ricordato Mondello, ma per sottolineare che quindi abbiamo in questa interazione molto complessa fra
tanti patogeni che producono tante sostanze diverse quando sono nel legno, l'ospite che reagisce in modo diverso a queste diverse sostanze, quindi a questi diversi patogeni, e che reagisce in modo diverso a seconda del suo corredo, quindi di quello che è capace di fare, no? Diverse cultivar rispondono in modo diverso alle stesse malattie. E inoltre il ruolo fondamentale dell'ambiente che condiziona questa risposta della pianta agli stessi agenti. E infatti voi tutti sapete che questa malattia, abbiamo visto prima, è caratterizzata da questo aspetto eccezionale della fluttuazione dei sintomi, questa oscillazione da un anno all'altro, che si esprime chiaramente ad esempio in relazione alle piogge, no? Questo è un esempio di un vigneto giovane, vedete che abbiamo avuto questo picco di malattia in un anno, siamo andati dal 7 al 23% in un anno, perché la stagione è estremamente piovosa, e questo fenomeno è successo in tutta la regione. Io ora vi parlo della Toscana, ma so che è successo lo stesso fenomeno, insomma si verifica regolarmente, no? È uno fenomeno studiato già negli anni 90, la relazione della manifestazione della malattia in piante che hanno lo stesso livello di infezione influenzata dalle piogge e soprattutto dalla ripresa vegetativa. Un altro flash velocissimo sul ruolo che gli aspetti fisiologici hanno nella manifestazione della malattia è ad esempio per ricordare gli studi che si stanno facendo sull'utilizzo di un mezzo per avere un quadro della diffusione della malattia, che è ad esempio il drone. Con il volo del drone che cosa rileviamo noi in realtà? L'NDVI, l'indice di vigore vegetativo della pianta, e con questo mezzo siamo riusciti, utilizzandolo su vigneti in cui conoscevamo la storia di ogni singola pianta, a vedere, a individuare le piante che avrebbero manifestato sintomi nel mese successivo, quindi dei cambiamenti che avvengono nella pianta a livello fisiologico che si esprimono e che possono essere rilevati, e fra l'altro un mezzo che lo stiamo ancora sviluppando ulteriormente, può essere utile per il monitoraggio dello sviluppo della malattia. Ok, quindi una battaglia appunto che non finisce mai durante tutta la vita della pianta. Abbiamo visto quante implicazioni, e vedremo poi con la professoressa Rego quante implicazioni ci sono anche nella produzione di materiale della migliore qualità possibile, però poi la battaglia non si ferma lì. Abbiamo visto con quello schema molto chiaro che il materiale che arriva anche nelle migliori condizioni, se poi non viene trattato adeguatamente, non darà un buon esito. Quindi i due concetti di fondo forse sono la prevenzione delle infezioni, visto che il ruolo dei funghi è importante, ma allo stesso tempo aiutare la vite a reagire, a rispondere a queste infezioni e a limitare l'avanzata dei funghi nel suo tessuto. Quindi un altro concetto importante è che abbiamo visto che queste sostanze tossiche che questi patogeni producono, sia a livello enzimatico che proprio di sostanze fitotossiche, sono prodotte da questi funghi e danno, sono prodotte da questi funghi nella vite, ma danno soltanto nella vite, sono collegate soltanto nella vite a dei sintomi molto caratteristici, cioè questi sintomi particolari che troviamo nella vite non si rilevano negli altri ospiti che vi ho elencato, certamente non in modo così macroscopico, e quindi questo di nuovo ci suggerisce che il ruolo della risposta della pianta a questi patogeni è fondamentale, è un sistema veramente particolare. La vite è una pianta che ha una fisiologia decisamente particolare. Quindi ancora una volta un punto significativo, anche se non dimentichiamolo, questi sintomi hanno delle caratteristiche in comune con altri fenomeni, le carenze di alcuni minerali, di magnesio, di potassio, ma sono comunque inconfondibili. Sono inconfondibili i sintomi di otipa, sono inconfondibili i sintomi di esca. Quindi una relazione precisa con queste sostanze, ma una forte interazione con la pianta. Quindi una volta che siccome il mio compito è di parlare oggi di cosa si può fare in vigneto, possiamo curare le piante malate. Le piante malate da malattie del legno non si possono ovviamente curare, perché il tessuto legnoso è il corpo principale della pianta, no?
Quindi non possiamo curarle, però possiamo integrare una serie di azioni, come si è già un po' detto, che portano a limitare il danno. E intanto la prima cosa rimane fondamentale, la prevenzione delle infezioni. Quindi la prevenzione da tutti i punti di vista, sia a livello di vivaio che a livello di vigneto, non vuol dire arrivare né in un caso né nell'altro a eliminare le infezioni, ma a prevenirne l'aumento, che un po' sarà inevitabile. Ormai questi patogeni sono molto diffusi non solo sul vigneto ma anche su altri ospiti, quindi è una battaglia che si ripropone ogni anno. Poi aiutare la pianta, come si diceva, a limitare questa colonizzazione e i sintomi che ne conseguono, e poi un altro approccio è aiutare la pianta a limitare gli effetti della colonizzazione, cioè se anche laddove la colonizzazione c'è, cerco di evitare che la pianta subisca un danno a livello di produzione, di vigore vegetativo, eccetera. E l'ultima spiaggia è di eliminare i tessuti che sono malati. Se non riesco a limitare il danno che ho poi nella vegetazione, eliminare i tessuti malati e cercare di sfruttare questa incredibile capacità di risorgere che ha la vite, e cercare di portare avanti la produzione ugualmente. Allora, quindi i concetti di fondo: prevenzione, integrazione di approcci diversi e una crescita bilanciata. Questo discorso della crescita bilanciata, ci torniamo sopra adesso, è un punto fondamentale nella gestione di queste malattie. Il primo passaggio si è detto prevenzione. Parto quindi dal primissimo passo, la costituzione di un nuovo vigneto. Quando si costituisce un nuovo vigneto ci si gioca già il futuro del vigneto stesso. Se si ha la consapevolezza di quali sono i fattori di rischio che mi aumenteranno le probabilità di avere poi problemi. Quindi ci sono delle scelte che uno può fare consapevolmente dal punto di vista economico, gestionale, eccetera, però deve già accettare il fatto che quello comporterà un maggiore rischio e problemi con le malattie del legno. Già semplicemente se uno sceglie di usare il Cabernet, sa che il Cabernet è tanto più suscettibile di altri cultivar e ci dovrà combattere. Ecco, ma nel fare il nuovo vigneto ci sono appunto degli elementi molto determinanti poi nello sviluppo di un vigneto più suscettibile. Intanto si diceva la scelta della località, il terreno in cui si deve fare il vigneto. Sappiamo che i vigneti che portano a un maggiore ristagno di acqua sono naturalmente sempre più disposti a aiutare la manifestazione dei sintomi. Quindi il problema dell'acqua è molto collegato al trasporto idrico, stress idrico, nel senso non di mancanza di acqua, guardate bene, anzi quasi il contrario, ma di sbilanciamento nell'utilizzo delle risorse idriche. Quindi le caratteristiche del terreno e il cattivo drenaggio o buon drenaggio hanno poi un'influenza diretta. La scelta della località adatta per il vigneto, a volte uno è costretto a utilizzare un terreno, però sa che il risultato sarà peggiore. Poi molto importanti tutti gli elementi che riguardano il nuovo impianto, nella scelta del momento dell'impianto, nella scelta della qualità del materiale, non solo semplicemente guardare quanti funghi ci sono dentro, che sappiamo una certa quantità ce la troveremo comunque presente, ma è proprio la qualità della barbatella che implicherà poi anche la capacità del materiale di rispondere alle infezioni. Quindi tutto quello, un accertarsi di tutto quello che è stato fatto nella preparazione, e anche aiutare questa fase della radicazione, visto che il suolo ha così tanta importanza, con la micorizzazione, trattamenti con tricoderma, abbiamo visto prima degli accenni, è un altro degli elementi che spinge molto nella direzione di sostenere la risposta positiva della pianta. Quando poi il vigneto è avviato, l'altro concetto da tenere presente, secondo me, è il discorso del non spingere il vigore della pianta. Sappiamo che
il vigore eccessivo favorisce automaticamente una maggiore espressione dei sintomi. Quindi la crescita bilanciata per evitare che la pianta si sprema tutte le energie per uno sviluppo anche eccessivo e non gli restino poi le risorse per organizzare una difesa adeguata all'ingresso dei patogeni e all'azione dei patogeni. Quindi il bilanciamento della crescita ha un impatto diverso e diretto in generale sulla capacità di difesa della pianta. Poi ci sono gli aspetti direttamente culturali che hanno un'influenza, abbiamo visto degli accenni e la vedremo ancora riguardo alla scelta di come alleviamo la vite, il sistema di allevamento, le operazioni culturali. Ovviamente la prima è la potatura, anche la potatura verde, che è un elemento che non è stato ben chiarito ma che potrebbe avere un qualche ruolo. Di sicuro lo ha quando la si fa creando delle ulteriori ferite, se si aspetta troppo a togliere i ricacci ad esempio. Quindi un occhio attento, quando uno ha capito come funzionano questi patogeni, forse proprio guarda al vigneto e alle cose che fa nel vigneto in un altro modo. Quindi la potatura in generale, a partire dalla gestione delle sorgenti di inoculo. Abbiamo già visto degli accenni, vedremo qualche altra slide. E poi tutto quello che riguarda la potatura in relazione al buon funzionamento della pianta e al buon movimento della linfa. Un accenno anche a un fatto che lo lascio laterale perché non abbiamo delle relazioni dirette provate, non ci sono prove scientifiche ancora, ma di sicuro la gestione del terreno, la ricchezza di sostanza organica nel terreno, l'utilizzo della copertura con, come si dice, cover crops, per garantire una migliore gestione delle risorse idriche da parte della pianta è un altro elemento che può avere un impatto molto importante. Quindi riprendo rapidamente alcuni di questi punti. Per il discorso del vigore, ad esempio, un elemento che ci aiuta anche a capire come mai questo può essere così importante sono degli studi che sono stati iniziati e se ne stanno portando avanti altri sulle caratteristiche del legno in relazione alla suscettibilità alla malattia. La suscettibilità alla malattia intendo alla capacità di mostrare sintomi, non alla colonizzazione. Devo dire che anche sulle cultivar più resistenti, per la mia esperienza, la colonizzazione del legno è spesso simile. Quello che cambia è la risposta della pianta di certe cultivar. Un elemento può essere la dimensione dei vasi, e le dimensioni dei vasi sono influenzate anche dalla pioggia, ad esempio, no? Sappiamo che sono degli elementi molto importanti. Quindi queste ricerche ci provano come questa sia una direzione da continuare a seguire. Al solito spingere molto la produzione vuol dire accettare di dover sostituire il vigneto dopo 10-15 anni, può essere una scelta economica, però non è l'approccio che ci interessa dal punto di vista di cercare una soluzione. Sul training system, sulle forme di allevamento, anche noi abbiamo dei risultati analoghi a quelli che venivano ricordati. Questa maggiore incidenza del numero di piante morte nel vigneto potato con Guyot e invece una maggiore manifestazione dei sintomi nel cordone speronato. Diciamo, vabbè, dice che vantaggio è, da una parte perdo produzione, da una parte perdo le piante, però intanto ci dice che questa direzione è una prima indicazione dell'importanza di come tagliamo le piante sulla manifestazione dei sintomi e la mortalità delle piante. Non abbiamo delle prove scientifiche ancora sulla relazione fra potatura e manifestazione dei sintomi, però questa è un'indicazione dell'importanza che ha, no? Il cordone appunto che permette maggiormente di mantenere una parte vitale per più tempo. Il come potare quindi è un elemento che ne consegue fondamentale, quindi sappiamo innanzitutto che le ferite grandi offrono una maggiore superficie da infettare e sono più difficili da chiudere. Ora la vite in realtà non chiude veramente le ferite, no? È una pianta davvero
particolare per essere coltivata nel modo in cui la coltiviamo, quindi non gli interessa di occludere in nessun modo, però già vedete dopo un mese dal taglio, una ferita di potatura fatta a marzo, dopo un mese dal taglio c'è un grosso accumulo di sostanze di difesa, quindi la pianta cerca di ostacolare l'avanzata dei patogeni. Questi sono tutti fenoli che si sono accumulati negli stati più esterni. Però il tessuto, le ferite grandi, il tessuto interno è un tessuto che non ha attività, quindi non accumulerà niente, quindi le infezioni comunque saranno maggiori. Quindi evitare le ferite superiori ai 2 anni quanto più possibile, stare attenti a mantenere la gemma che tiri l'attività, che mantenga l'attività della linfa, quindi del tessuto del cambio, e quindi rispetto della gemma di corona, appunto, e poi tutto questo nuovo attenzione che c'è ai metodi di potatura che rispettano il flusso della linfa e che quindi garantiscono una migliore funzionalità. Wow! Ok, allora molto rapidamente tutti gli aspetti che riguardano l'inoculo abbiamo già visto, quindi l'importanza della ridurre il rischio delle nuove infezioni eliminando i residui di potatura e tutti gli aspetti che riguardano la scelta dei momenti in cui si devono fare le potature. Quindi la scelta del momento lontano dalle piogge, che sono quelle che favoriscono la diffusione dei patogeni. Andando ai mezzi proprio pratici, però devo correre, il primo elemento è quello di evitare che queste infezioni, abbiamo detto la prevenzione, no? Evitare che queste infezioni continuino ad aumentare e quindi proteggere le ferite. Ora in realtà la protezione delle ferite con i mastici anche in tutte le piante arboree è stata proprio abbandonata come tecnica, perché in realtà crea dei cuscinetti dove i funghi si sviluppano di più. Per la vite però è un po' indispensabile, vista questa sua incapacità di chiudere in modo efficace la ferita rimane aperta per 4-5 mesi almeno, rimane comunque un po' recettiva, anche se sempre meno, quindi c'è bisogno di aiutarla in qualche modo. Allora lo sviluppo di metodi di protezione alternativi con prodotti che formino uno strato che non magari arricchito con un fitofarmaco o mezzi biologici, uno strato che mantenga una protezione senza creare queste sacche di ambiente umido, come vi accennavo. Quindi ci sono dei prodotti in sviluppo che saranno presto disponibili, ma già disponibile abbiamo un ottimo mezzo di lotta biologica. Abbiamo parlato già del tricoderma, del vantaggio che il tricoderma offre perché può essere applicato non con il pennello, come si diceva, come si faceva con i mastici che si usavano prima, ma con un atomizzatore. E che cosa fa? È chiaro che si tratta di un prodotto di un mezzo che non vi darà l'effetto immediato sulla singola pianta se cominciate ad usarlo in un vigneto di 15 anni dove c'è già il 15% di malattia. Quello che potete vedere però è soltanto se avete il coraggio di lasciare una parte di vigneto non trattato e lo confrontate con il vigneto che trattate, vedete però che ad esempio in questo caso la parte che è stata trattata, che all'inizio era molto malata, era la parte più malata, piano piano è diventata la parte invece meno malata. Quindi c'è una riduzione che abbiamo visto su tante decine di vigneti diversi seguiti per ormai 5-6 anni. Quindi però se uno si aspetta di vedere l'effetto magico è difficile. Quello che vedete come effetto magico lo vedete invece se fate la vera prevenzione, e cioè se la protezione delle ferite la fate dall'inizio della vita del vigneto. Al secondo anno cominciate a proteggere il vigneto e vedrete che rispetto ai vigneti non protetti, certo, prima o poi avrete qualche sintomo, certamente, perché il tricoderma riduce le infezioni, ma non è uno strato che voi mettete appunto con il pennello, lo spruzzate con l'atomizzatore, però vedrete che l'incidenza della malattia, come si vede in questi 4 vigneti che sono stati seguiti, non ci ho messo i dati del 2016 perché non li abbiamo finiti di elaborare, però sono dati
molto evidenti, ecco, proprio entrando nel vigneto si vede che da una parte c'è tutte le piante sintomatiche e di là no. Poi abbiamo già parlato abbondantemente della possibilità di eliminare i tessuti malati, si diceva, chiaramente sono tecniche che hanno un campo d'azione molto limitato, su piante che hanno un pregio notevole, sono operazioni che costano molto e su cui i risultati quantitativi non sono stati valutati e sono comunque un rimedio di emergenza, diciamo. Però quello che vi voglio mostrare è anche un'altra possibilità che abbiamo, cioè in questo spettro di azioni possibili possiamo anche intervenire per ridurre gli effetti, avevamo detto, dell'infezione e quindi andare a trattare la pianta, il tronco dove i funghi sono presenti o le foglie oppure entrambe, per stimolare la reazione di difesa della pianta e, quando possibile, anche intervenire sui funghi che sono presenti nel legno. Questo, ad esempio, è un lavoro che stiamo portando avanti su un nuovo formulato che ha delle capacità di portare le sostanze attive nel tessuto della pianta e lo stiamo applicando sia a livello del tronco, dove in effetti dà un effetto anche di riduzione delle infezioni, sia a livello delle foglie. Altri risultati già molto incoraggianti li abbiamo con un altro prodotto, questo è un prodotto sperimentato in mio plurale, a parte che in questo caso in effetti sono coinvolta, però io vi riporto dei risultati un po' della comunità scientifica, tante cose che vi ho fatto vedere riguardano un po' studi in generale fatti sull'argomento. Questo, vi dicevo, ad esempio è un altro prodotto appena registrato, appena brevettato dall'Università di Teramo, dove i trattamenti sono, si è spostato il numero, ma i trattamenti sono iniziati nel 2010 con dei risultati che vedete sono estremamente incoraggianti, cioè qui abbiamo il controllo non trattato e questo è il trattamento. Dal 2010 ogni anno questo ricercatore ha continuato a applicare il prodotto, poi ora abbiamo cominciato a applicarlo anche in altre regioni e vedete che ogni anno, siamo già nel 2016, la differenza fra il trattato e il controllo è sempre significativamente diversa. La riduzione nella manifestazione dei sintomi fogliari è molto importante. Quindi una strada che può essere battuta, chiaramente. Qual è il limite? Che ad esempio in questo caso abbiamo, io ho voluto proprio, ho detto ora prova a invertire la parte che tratti, che ogni anno tratti, non la trattare più, diventa il controllo e tratta invece la parte che finora era il controllo. Così fatto il risultato si è invertito. Quindi cosa ti dice? I funghi sono lì, la pianta ha tutto il suo carico di patogeni al suo interno, però in seguito a questi trattamenti fogliari la foglia reagisce in modo diverso alle sostanze che la pianta trasporta probabilmente. Quindi vanno trattati tutti gli anni, però l'incidenza è importante. Quindi un approccio importante, qui vedete anche le differenze in effetti che si vedono fra il trattato e il non trattato a livello di sostanze di risposta di questo prodotto. Quindi per concludere, la complessità di questa interazione fra la vite, la microflora e l'ambiente è incredibile e quindi questo giustifica un po' il fatto che dagli anni 90 che lavoro su questa malattia e ancora cominciamo a vedere insomma qualche soluzione, ma non abbiamo ancora risolto tutto il problema e non abbiamo ancora capito tutte queste interazioni, ma la conoscenza poi ci porta ad aumentare gli elementi che collaborano a questo sviluppo dei sintomi. Quindi molta ricerca ancora da fare sul ruolo dei vari fattori, però la cosa importante è che bisogna cominciare da oggi a cambiare il nostro approccio alla gestione del vigneto e comprendere quanto è importante integrare da ora in poi le diverse soluzioni che cominciamo ad avere disponibili e cambiare proprio il nostro modo di vedere la gestione del vigneto, perché questo cambiamento che c'è in tutto il mondo, questo grosso aumento nell'incidenza di queste malattie ha un collegamento sicuramente con il diverso modo di coltivare la vite. E quindi non dimenticate mai che le soluzioni che sono state mostrate e che si provano in vari modi hanno sempre bisogno di anni di conferma, di una valutazione molto attenta per dargli davvero un significato. Ok, scusate per i tempi. Grazie.